Sì, più che di episodio posso raccontare, diciamo, delle fasi, no? Visto che l'azienda ha vissuto tanti anni e quindi ha vissuto fasi, alcune più positive, alcune meno. Intanto l'episodio o le fasi positive sono state proprio quelle che hanno decretato la nascita dell'azienda. Quindi il nonno si è trovato a produrre vini, diciamo, locali, tradizionali della zona, quindi un vino bianco, un vino rosato e un vino rosso, e un po' per fortuna si è trovato tra le mani questo vino rosato, che è stato quello che proprio all'inizio negli anni 50 hanno decretato il successo dell'azienda, tanto che era addirittura, parliamo del mercato italiano, era associata, quindi Rivera era l'azienda del vino rosato, quindi le dava un primato in una certa categoria che andava molto di moda in quegli anni, e che ha permesso appunto all'azienda di crescere, ha dato anche a mio nonno la confidenza, no? Poi di continuare a investire, costruire una nuova cantina dopo soli, insomma, 10 anni di vita, una nuova sezione moderna della cantina, solo che poi appunto le cose cambiano, le tendenze, le mode cambiano. Negli anni 70 la categoria rosato ha cominciato a soffrire e quindi insomma, da essere prodotto trainante, il rosato rischiava di diventare il prodotto che ci trainava verso il basso, e quindi insomma, sicuramente insomma, sono stati anni un po' più difficili, ma in cui poi è venuto fuori, no, ecco, l'imprenditore, in questo caso era mio padre, che si era affiancato a mio nonno nel frattempo, che ha avuto l'intuizione di cercare di diversificare verso i vini bianchi, che invece cominciavano ad andare più di moda in quegli anni, rischiando, quindi provò a impiantare per la prima volta in Puglia vitigni non autoctoni, cioè vitigni di altre regioni, addirittura di altre nazioni, quindi parliamo delle varietà a bacca bianca internazionali, Chardonnay e Sauvignon, che non erano mai state piantate in Puglia e che anche abituate a un clima più fresco rispetto a quello della Puglia. Comunque un esperimento che ha avuto successo e che ha diciamo, spostato un po' la produzione dell'azienda verso i vini bianchi, che ancora oggi sono una parte importante della nostra produzione, e quindi ha permesso di limitare i danni da una parte e dare ulteriori prospettive di sviluppo all'azienda. Quindi a volte anche, diciamo, gli episodi o i momenti negativi ti spingono a trovare soluzioni, quindi per la sopravvivenza, anzi per lo sviluppo.